Raga, ci siamo! Si vola! Ma c'è la polizia lì, Nel cuore della Mauritania, dove il Sahara cancella ogni strada, qui non esistono mezzi di trasporto, ma soltanto un gigantesco mostro di ferro lungo quasi 3 km, l'Iron Train. Attraversa uno dei territori più duri e pericolosi del pianeta, tra tempeste di sabbia, caldo estremo e centinaia di chilometri di deserto assoluto. Per migliaia di persone non è un'avventura, è l'unico modo per lavorare, spostarsi e tornare a casa. Questo non è un normale treno merci, è una linea di vita nel mezzo del nulla e oggi salirò a bordo per vivere uno dei viaggi più estremi del mondo. Il viaggio è cominciato alla frontiera del Marocco per arrivare in Mauritania e non con pochi problemi. Mi fai un segno che è tutto ok? L'Iron Train parte da Zeurat, nel nord della Mauritania, e arriva a Naundimbu, sulla costa atlantica, attraversando oltre 700 km di deserto. Trasporta tonnellate di ferro dalle miniere fino al porto, dove viene spedito nel resto del mondo. È uno dei treni più lunghi e pesanti del pianeta. Mentre aspettavamo il treno nel nulla totale, è arrivata all'improvviso la polizia. Ci hanno detto che salire sull'Iron Train è assolutamente vietato e che ci avrebbero arrestato. Poi ci hanno raccontato che la settimana prima un ragazzo aveva perso la vita su questo treno. Alla fine li abbiamo dovuto corrompere per fargli chiudere un occhio. È in attesa da circa 2 ore, dove aver fatto circa 4 ore di frontiera, controlli di documenti eccetera. Ed eccolo lì. Ragazzi, sta arrivando il cosiddetto Iron Train e ora ci prepariamo perché è un bel casino. Questa è la stanza dove ci siamo messi, è un 2x2 metri quadri, e qui dentro invece c'è il resto, c'è l'equipaggiamento che useremo per l'Iron Train. Raga, ci siamo! Si vola! Ma c'è la polizia lì, non lo so. Oh, abbiamo dimenticato i tappetini. Questi 2. Ci siamo! Possiamo andare! Tu ci sei, zio? Ci siamo, ragazzi! Stiamo correndo per salire sul famoso Iron Train, finalmente. Scusate un po' le clip. Ora buttiamo tutto sopra. Tira! Sali dall'altro lato, dal lato binario. Tira! Tira! Vai! No, preso! Vieni di qua, sali di qua! Sali! Vai. Come si scende qua? Ah. Dobbiamo scendere. Poi la polizia ha iniziato a controllare i vagoni uno per uno. In quel momento un local ci ha dato una mano, facendoci cambiare vagone e portandoci con la sua auto più avanti lungo il treno. Essendo lungo quasi 3 km, avevamo abbastanza spazio per muoverci e nasconderci. Di acqua e buttare giù direttamente. Andiamo con lui con la macchina. Dove stai? Ok. Il suo telefono, daglielo in mano. È suo? Sì. Vai, prendi il telefono. Raga, siamo saliti, oh! Guardate che spettacolo, 3 km. 3 km di treno. Siamo! Vi starete chiedendo del perché i vagoni sono vuoti. Beh, la risposta è molto semplice. Vogliamo vivere l'Iron Train come lo vivono i local, quindi come unico mezzo di spostamento nella Mauritania. Per molti locali questo treno non è un'avventura, ma l'unico mezzo di trasporto possibile.
In un territorio così isolato, senza strade e collegamenti, l'Iron Train diventa l'unico modo per tornare a casa o raggiungere villaggi altrimenti irraggiungibili, rischiando la vita. Tra questi c'è anche Chum, il villaggio dove ci fermeremo noi, raggiungibile solo dopo circa 12 ore di viaggio. In questo momento il treno è partito da Nordimbu, che è vuoto, che poi va alla miniera di Zeurat per prendere tutto il ferro, cioè tutto il minerale, riempire i vagoni e tornare un'altra volta già tutto la Mauritania, quindi a Nordimbu. Noi questa cosa la faremo avanti e indietro esclusivamente su questo treno. Ed è così che ci siamo preparati, ci mettiamo in quest'angolo così non soffriamo nemmeno il freddo. Lì dentro abbiamo tutti i necessari per dormire questa notte. In questo ambiente ostile nel deserto del Sahara, di giorno le temperature possono raggiungere i 38 gradi, mentre di notte scendono fino a -1. Quindi la cosa più importante è quella di... Coprirsi a dovere. Esattamente. Poi sembra di avere il paradiso di... Hai visto? Raga! Siamo ufficialmente partiti! E raga, ci vediamo direttamente, vi ripeto, tra 12 fottute ore. Il treno parte, l'avventura inizia davvero. Da quel momento avremmo vagato nel cuore del deserto, senza più sapere cosa ci aspettava. Solo 12 ore di viaggio infinito, tra sabbia e ferro, prima di arrivare a destinazione, il villaggio di Chum. Finalmente, raga, stiamo su uno dei treni più pericolosi e soprattutto, raga, più lungo al mondo. È un'esperienza che veramente non si può spiegare. Vitto, tu che ne pensi? E come sempre, black and white. All'inizio abbiamo fatto foto, video e varie riprese per passare il tempo. Poi, dopo svariate ore, ha iniziato ad alzarsi la polvere di ferro rimasta nei vagoni vuoti, mescolata alla sabbia del deserto. La situazione delle 10 di sera. Non è bello, per niente. Guarda che cazzo stiamo. Stiamo dentro dei sacchi a pelle che non so perché siamo rimasti fermi col treno, non sapevo nemmeno perché si è fermato in mezzo al niente, infatti la connessione non va e non sapremo nemmeno se riusciremo ad avere l'occasione per raccontarvi tutto ciò. Quindi si vede questo video. Significa che siamo salvi, esatto. Abbiamo provato a dormire dentro al sacco a pelo, ma le condizioni erano davvero estreme. Dal treno si alzava continuamente polvere e sabbia che entrava ovunque e riempiva il vagone. Si infilava nelle scarpe, nei vestiti, ovunque. In più dovevamo stare sempre attenti, perché il treno si fermava all'improvviso per dei controlli della polizia. In quelle condizioni dormire era praticamente impossibile. A un certo punto il treno si è fermato all'improvviso e in pochi secondi abbiamo dovuto buttare giù tutto nei vagoni e scendere di corsa. È stato tutto rapidissimo, senza tempo per pensare. Stazione di Chum e ora possiamo morire. Guarda qua quanto è grossa sta ruota, quanto è me. Ragazzi, siamo appena arrivati a Chum. Dovevamo arrivare verso mezzanotte e mezzaluna. Ragazzi, si sono fatte le 6. Un casino. Il treno già era vuoto e già era un casino. Immagino questa sera che il treno sarà pieno. Veramente sarà un'esperienza molto, molto estrema. Queste sono le nostre condizioni la prima mattina. Il treno era vuoto perché abbiamo preso il treno come unico mezzo di trasporto qui in Mauritania. Niente taxi, niente bus, solo ed esclusivamente l'Iron Train, come i local. Infatti là dietro ce ne sta uno. E raga, noi andiamo al villaggio che si trova... Cioè, sono queste 4 pietre. Facciamo un po' di rifornimento, ci riposiamo, così stanotte si riparte. Ed eccomi qua, raga. Sono appena arrivato al B&B, una specie di piccola struttura piena di capanne fatte a mano, in cui dovremmo riposarci, farci una doccia ed aspettare il prossimo treno che dovrebbe passare verso le 10. Così dicono, però si sa, il treno non ha orari, quindi il tempo di riposarci, di prenderci un po' e poi si riparte di nuovo. Zio Vittorio sta lì che si sta riposando, anche lui totalmente distrutto, tantomeno anche io, perché raga, vi giuro, il treno era vuoto e già era difficilissimo, nel senso che era fastidiosissimo. Non immagino pieno e strapieno di polvere di ferro, cioè sarà una di quelle esperienze proprio estreme. Non so se siamo pronti, però vabbè, ci proviamo.
E un'ultima cosa, molto probabilmente, anzi molto sicuramente, nel prossimo viaggio dell'Iron Train, visto che è pieno di polvere di ferro, per esempio il microfono o altri dispositivi elettronici potrebbero danneggiarsi. Quindi se sentite un audio di merda non giudicate, perché non userò il microfono. Questo invece è l'intero villaggio, cioè villaggio per dire, è l'intero B&B, è formato da varie capanne fatte a mano, all'interno non ci sono letti ma piccole, come si chiamano, Vitto? Quelle cose che stanno a terra. No, quelle cose che stanno a terra per dormire. Vabbè, una specie di cuscini che stanno a terra per riposarci e tutto. E niente, di là c'è l'alba e aspettiamo. Capito? Come vanno le cose? Ma che ne so? C'ho i capelli incollati, non si muove. Mi faccio una doccia o no? No, ho paura dell'acqua. Ma no! Voglio Vabbè, morire. no, non morire, però. Vabbè, raga, noi ci riposiamo, siamo totalmente distrutti. Dalle 5 abbiamo preso il treno. Dalle 5 fino alle 6 di mattina, non potete nemmeno immaginare, io. Ma che è successo? Drago, boh. No. Vegeta, mi sembra. No. E dopo un'esotica colazione formata da latte di cammello e pane rigorosamente poggiato a terra con amore, Mi fa morire il pane appoggiato a terra. ci aspettava un'altra piccola missione da compiere. Vittor, ma dove stiamo andando? Alla scuola! A fare cosa, però? Perché? Fare donazioni. Aspetta, devo vedere una cosa. Vai. Donazione per la scuola dei bambini mauritani qui a Ciumma. Abbiamo preso una busta di giocattoli e vediamo un po' se riusciamo a far contento qualcuno anche con poco. Beh ragazzi, dall'Iron Train all'Iron Car. Iron col cofano aperto, questo è uno spoiler made in Mauritania, raga. Vitto, come vanno le cose? Ma nemmeno io, fratello. Boh. This is Iron Man. Qui hanno il vizio di camminare sui veicoli, non dentro al veicolo. Esatto. Salè! Sì, è stile, non ci pensate. Ma questo è questo che batte il cibo. Scuola? Scuola, le يجب عليه اعطاه للمدير Ha detto dallo al preside. Ok? Tieni. العيد صعب جنب Tieni. Ah? Opla! Visto? Vai, lunch? Poco dopo ci hanno invitato a entrare nella scuola del villaggio. Dentro abbiamo conosciuto il maestro e tutti gli alunni della classe, curiosi di vedere chi fossimo. Un momento semplice ma autentico, che ci ha fatto entrare davvero nella vita quotidiana della Mauritania. Dopo aver regalato qualche giocattolo, per un attimo sembrava di aver portato un po' di gioia in mezzo al nulla. Nei villaggi della Mauritania, sparsi da sabbia e deserto, la vita è semplice e spesso dura. Qui si vive con poco, lontani dalle comodità a cui siamo abituati, ma con un senso di comunità che altrove si è perso. I bambini trovano felicità nelle cose più piccole e la curiosità verso chi arriva da lontano si legge subito nei loro occhi. In luoghi come questi capisci che, anche nel cuore del deserto, basta davvero poco per creare un momento che resta impresso. Prima di andare via, Omar ci chiama, vuole farci vedere il suo orto, coltivato qui in mezzo al deserto. Ok. This in Italy zucca. Prima di ripartire, salutiamo queste piccole pesti incontrate nel deserto. Noi avevamo ancora un'ultima missione da compiere. Dopo aver mangiato un po' di cibo locale per ricaricare le energie, arriva una chiamata. Il treno non passerà più alle 10 del mattino, ma alle 6:30 del pomeriggio. Così ci siamo preparati, mangiando qualcosa in più per avere forze. Ebbene ragazzi, sono quasi le 6:30. Dicono che il treno dovrebbe passare per le 8. Scusate per l'audio, ma da questo momento in poi, appena salgo sul treno, devo posare tutti i microfoni perché c'è troppa polvere di ferro. Essendo dispositivi molto magnetici, si fa rovinare tutto. Quindi Ragazzi, in bocca al lupo a noi. Sarà un'esperienza oltre la normalità. noi abbiamo fatto la metà.
Cioè, quando era vuoto. Abbiamo provato, abbiamo fatto, come si dice, l'experience semplice. Esatto. Adesso partiamo per le cose serie. Per la vera esperienza. Beh, a Arrivederci. dopo. Pronti ad affrontare un'altra notte sull'Iron Train. Nel frattempo sono arrivati anche altri viaggiatori, raggiungendo il villaggio di Chum per vivere anche loro questo viaggio estremo. Ed eccolo di nuovo, il gigante di ferro è pronto per un'altra notte estrema. Eccoci qua, è arrivato. Pieno. E adesso raga si sale. E si passa la notte. Di nuovo sul treno più lungo del mondo. Una volta fermato il treno, avevamo pochi minuti per salire sopra, sistemare i bagagli e trovare un posto nascosto a bordo, anche per evitare controlli della polizia. Il proprietario del B&B del villaggio ci ha dato una mano fondamentale, aiutandoci e dandoci diversi consigli su come affrontare la notte. sit down 10 minutes, go straight. Ok. Questa è la polvere di ferro che vi dicevo. Vi ripeto, scusate per l'audio, ma vi ho spiegato già tutto. Poi è rossa, frate, poi aspettavo che era nera. Sì, questa non è la polvere. Forse stiamo un po' siamo andati meglio. bene, siamo andati, tra virgolette. E mi metto qua all'angolo. Sta a posto. È lunghissimo! È enorme, non si vede la fine. Ok, ha detto abbassato. Finalmente ci siamo riusciti di nuovo. Siamo pronti per un'altra notte sull'Iron Train. Raga, siamo sul treno, in mezzo al nulla, di ritorno a Nauripu. Ecco qua. È tutta polvere di ferro, ragazzi. E l'esperienza è estrema. Siamo partiti da circa una trentina di minuti, ma la polvere già si sta facendo sentire. Infatti ho posato i microfoni per evitare di romperli. Ecco qua. E niente ragazzi, penso che tra un'altra mezz'oretta si abbassa anche il sole, quindi c'era il tramonto. Vittorio, stanotte come andremo a dormire? Come gli animali! Sì, questo è poco ma sicuro. Sotto le stelle! Esattamente, la cosa più bella che ci sia. Raga, mettete un fottuto like, mi raccomando. Condividete questo video soprattutto perché è una delle esperienze più importanti che ho fatto nella vita. Quindi raga, supportateci come la merda, dai. E ci sentiamo al prossimo aggiornamento ancora. Trovami qualcuno che ti porta sul treno più lungo del mondo, cazzo. Trovi un amico che ti fa una cosa del genere. Nigga! Oh hell yeah! Ce l'abbiamo fatta, raga. Guardate qua! Per la seconda volta, tra l'altro, Infatti, non una, ma per 2 volte, cazzo. Prossimo aggiornamento tra 12 fottute ore. Il sole sta tramontando e il deserto si spegne lentamente. La notte sta arrivando. Proprio così ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo passato tutta la notte, queste sono le condizioni. Vittorio sta ancora dormendo e tra una ventina di minuti penso che siamo anche arrivati. Hai mai visto un tonno spiaggiato? Ti sei svegliato? Hai mai visto un tonno? No, non ho mai visto un tonno spiaggiato. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta, fra. Ah, Mamma mia. oddio, sono rosso! Siamo tutti rossi. Fammi vedere la faccia. Io sono una merda sto. Oddio, sei più nero del solito! Lo so, fai da te, schizzo. Tu sei rosso! Sei zio Trump! Sono rosso? Giuro, sei Trump, frati, manca solamente i capelli biondi, che ce l'hai già però. E lì abbiamo l'alba. Il sole si sta alzando qui nel deserto del Sahara. Eccola lì l'alba, raga. Ci siamo. Guardate per sfizza quanto è lungo il treno. Non si vede nemmeno la fine. Finalmente la missione era compiuta, ce l'avevamo fatta, uno dei viaggi più folli che abbiamo fatto. Mancava solo un ultimo obiettivo, scendere dal treno. Poi tra l'altro questa notte il treno si è fermato già 2 o 3 volte per dei controlli di polizia, quindi tutte e 2 o 3 volte.
siamo anche dovuti nascondere all'interno dei vagoni e non alzarci proprio. E sì, è stato rischioso, perché se ci prendeva la polizia comunque era una bella multa o addirittura l'arresto per 3 giorni, visto che questo treno comunque è il più pericoloso e il più lungo al mondo. Comunque esperienza unica ragazzi, mi raccomando di lasciare un like e una condivisione e un bellissimo commento per farmi sapere cosa ne pensate. Raga, là ci sono i taxi che ci vengono addosso per cercare di darci un passaggio, ma non andremo con loro, sappiamo già con chi andare. Tutti i taxi in attesa di passeggeri, saranno una 50 più o meno, quindi raga non ci resta che scendere appena si ferma il treno, scendere il più velocemente possibile per evitare anche la polizia ovviamente. Cioè raga, guardate come corre, è un pazzo raga. Mamma mia, da Iron Train ad Iron Mercedes è un attimo. Ce ne andiamo? Andiamo da questo pezzo di ferro. Dopo esserci ricongiunti con il nostro amico, il viaggio è arrivato alla sua conclusione, ma in realtà non finisce davvero qui. La Mauritania è essenzialità pura, spazi infiniti, silenzi profondi, un deserto che ti mette davanti a te stesso. Nel cuore di tutto questo, l'Iron Train è la sensazione di essere minuscoli davanti all'infinito, ma ciò che resta non è il treno, è il popolo mauritano. Persone semplici ma incredibilmente accoglienti, vivono con poco ma ti offrono sempre tutto quello che hanno e ti insegnano che l'umanità non ha bisogno di molto. Ora resta solo questo, non sei tu che finisci il viaggio, è il viaggio che resta dentro di te. Alla prossima avventura e grazie della visione.